Ben ritrovati per una nuova edizione del TG Juggling. Ebbene sì, sono sempre io, Geo il giocoliere, e anche questo mese andremo alla scoperta di un po' di notizie riguardanti il mondo della giocoleria. Ma prima di entrare nel vivo del TG voglio davvero ringraziare tutte e tutti perché abbiamo raggiunto un grande traguardo, almeno per me è enorme, ovvero i 1000 iscritti al canale. Quindi se non l'avete ancora fatto fiondatevi sul tastino, cliccate, così potete sostenere questo e altri fantastici progetti. E supportate anche me che non mi fa schifo. Comunque la smetto di sbrodolarmi addosso perché ci aspetta una lista lunga anche questo mese. Ci sono davvero un sacco di cose fighe in giro. Dunque, come tradizione, iniziamo da un po' di artisti italiani. Gennaio, mese di ripartenza e quindi di trailer e teaser. O per citare il nostro artista, in questi tempi confusi, cosa c'è di meglio di un video confuso? Carlo Cerato ci fa vivere l'atmosfera di Labiellov in soli 3 minuti. Squisito il nuovo trailer dello spettacolo Rendezvous della compagnia Begherè. Tanta ricerca sulle dinamiche del duo nella giocoleria per Margherita e Giuseppe, una proposta artistica davvero di alto livello. Glenn Folco ci condensa tecnica e tricconi del suo nuovo atto con le racchette da tennis per il Circus Flick Flack. Ora che ha iniziato a lavorare per il Blackpool Tower Circus nel Regno Unito, ci aspettiamo altri tricconi. Per la serie Non perdiamoli di vista, Ilario Orsetti ha iniziato a pubblicare dei trick interessanti dal suo profilo Instagram. E continuano le ricerche di Monet Monet con equilibri e rotazioni. Questa volta con tanto di Naruto trick. Tra l'altro, non so se lo sapevate, ma sulla rivista Juggling Magazine trovate un sacco di informazioni su compagnie, artisti o circhi che stanno girando. Sì, esatto, Juggling Magazine, il nostro media partner. Quindi se siete interessati vi invito ad abbonarvi alla rivista, anche perché dal prossimo numero ci saremo noi della redazione del TG Juggling con una rubrica fissa, quindi non perdetevelo. O anche solo per tutte le informazioni sui festival, gli eventi. A proposito, la situazione convention è ancora un po' non bellissima. Diciamo che se avete possibilità di viaggiare potreste andare in Minnesota per il Minnesota Mondo Juggling e Unicycle, che mi sa che era previsto per febbraio ma l'hanno rimandato dall'11 al 13 marzo. Oppure cambiare decisamente lato del mondo e andare in Nuova Zelanda per l'Aotearoa New Zealand Juggling Festival a Nelson dall'8 al 13 marzo. Date non troppo comode per noi europei. Non ci resta dunque che viaggiare virtualmente per il mondo e sostenere con condivisioni, like e commenti il lavoro di giocoliere e giocolieri. Ecco quindi i video e i trick più interessanti del mese di gennaio. Partiamo subito con il Trick of the Month dell'IJA con una nostra vecchia, ma che dico giovane, conoscenza. Su Instagram si chiama KM Juggler, ma non sappiamo ancora il suo vero nome. Quello che sappiamo è che è velocissimo e il suo stile temoto è da paura. Kosaka Ryota ci delizia con il suo nuovo video Slush. Una raccolta di trick pazzeschi con 1, 2 e 3 Diablo, davvero incredibili e affascinanti. Sì, tantissima invidia. Invidia che riverso nel nuovo video di Alejandra. Essendo io un grande amante dei flower stick, trovo questo video di Devil Stick davvero spaziale. Il Cile sta tenendo alto il nome di questo attrezzo, grazie ad una bellissima comunità di giocolieri. E rimaniamo nel continente con i miei peruviani preferiti, i Polos Hermanos Malabaristas. Colori fluo e video potentissimo. Ma quanto spaccano questi ragazzi! Non solo Devil Stick dal Cile, ma anche e soprattutto clave. E lo sa bene chi bazzica per i social o segue il TG Juggling. Questo mese occhi puntati su Mati Alarcón Pérez con i suoi bellissimi giochi di rimbalzi. Ma se parliamo di rimbalzi non possiamo non parlare di Kellin Quinn, ormai nostro ospite fisso. E che ci vuoi fare? Ogni mese ci sbalordisce con delle trovate assolutamente geniali e gennaio non è da meno. Infine gustiamoci un po' di delicatissimo contact con 3 bastoni di Valerie Solstix. Il suo profilo Instagram è un tripudio di manipolazione d'oggetti. Ma ora è tempo di record. Alan Sulc festeggia il nuovo anno con 157 prese di 9 palline in force bounce. Willy Colombaioni ha ripreso a stracciare record, sue le 45 prese di 5 clave in overhead e le 19 prese di 6 clave su rolla bola.
Ma a prendersi la scena questo mese è Eivind Drasjo, che prima frantuma il record di 6 anelli e poi in diretta live quello di 5 anelli, al suo secondo tentativo. Non male per il detentore del record di 9 clave. Did I get it? I got it? Non è record, ma poco ci manca, apre i trick assurdi Tom Whitfield con un flash di 13 palline. Ronnie Slowinski è la prima persona a chiudere un sole con 5 diabli. Rudolf Lewiski è un devastante pull down con 11 anelli. Dal Brasile Anderson Pereira da Silva sempre in grande spolvero. Yoshiki in un doppio stop and go sovrapposto con i Devil Stick. Raul Ganà flasha una cascata a 3 palloni con le spalle. Larry Koskinen e 9 anelli con pole balance. Alf Shower con 9 palline per Dima Bakhtin e Dominique Laterra. Quanto manca al 9 is the new 7? Michael Zorzan è la quinta persona al mondo a flashare 6 diavoli alti. Fantastica composizione di anelli per Spencer Androli. Juan e Dimitri riescono in questo trick decisamente non umano. Fortuna che c'è Norby che ci riporta ai minimalismi che ci piacciono. E l'ormai ultra virale Jakob Gregoyer che invece ci ricorda le priorità. Volevamo rassicurarvi, nessuna birra è stata spanta per questo trick. È giunto ora il momento del nostro collegamento speciale con l'inviato che tutti vorrebbero avere, Matteo Di Gaetano. Ciao Geo e amici del TG Juggling. Non ho cambiato mestiere, sono sempre il vostro inviato speciale. Mixando la melodia all'incirca che avete appena sentito con 3 palline, otterrete uno dei video di Evan the Juggler condivisi sul suo profilo YouTube. Evan nei suoi video si diverte con la giocoleria e cerca di rispondere a domande molto particolari. Vi rimane che andare a visitare il suo profilo e vedervi i suoi video. Per il momento è tutto, linea allo studio. Grazie Matteo, come sempre mai banale. Notizia che si collega benissimo con la nostra ultima rubrica, giocoleria e società. I fatti e le curiosità del mese appena trascorso. Si è tenuta la prima edizione dei Juggling Awards. Complimenti davvero a Zach McAllister, Steven Doubt e tutti gli ospiti per quest'ora di puro intrattenimento. Pensate, c'era pure il mio canale fra le nomination come miglior canale dell'anno. Pazzesco, eh? Anche se le chicche migliori erano gli spot. So you never forget that juggling is a crime. Fino al 15 febbraio è possibile vedere in streaming Hiko in Tonga, il documentario pluripremiato sulla storia delle donne giocoliere polinesiane. Hiko è una tradizione che sta scomparendo ma con profonde radici, e i fondi raccolti dal documentario andranno alla ricostruzione post-tsunami. Barton Chintenen ha sviluppato Juggling Detector, un programma per tracciare il movimento di mani e attrezzi durante la giocoleria. Potete scaricare direttamente il codice da GitHub. Gennaio è tempo di nuove challenge. Dopo la Bronson Challenge del 2021, Emma Ornell e Mark Williams propongono la Balance Challenge. Seguiteli ad inizio settimana per conoscere la nuova sfida. Siete amanti delle palline? Con la stessa cadenza trovate la Weekly Temoto, la nuova challenge proposta da Mike Moore e Dan Barron. E infine non dimenticate la Not Beat Challenge di Chris Kelly e Bo. D'altronde la giocoleria è una sfida con noi stessi, non solo tecnica, ma fatta anche di sperimentazioni, alla ricerca continua di qualcosa che non è ancora stato fatto. Può avvenire attraverso attrezzi nuovi, oppure oggetti che utilizziamo tutti i giorni. Alla scoperta di nuove forme armoniche che a volte portano con sé un tocco di romanticismo. Dopo tutta questa creatività e belle cose, ci tengo a ricordarvi, infatti è notizia di gennaio, che sta per partire la Quad Props University Online, un vero e proprio programma formativo per rispondere all'interesse che ha suscitato questo metodo a un sacco di insegnanti di circo in giro per il mondo. Per ora partirà in inglese e in spagnolo, trovate tutte le info nei link sotto al video, come tutti i link agli artisti di cui abbiamo parlato.
E anche questa edizione si sta concludendo. Io ringrazio come sempre la redazione per aiutarmi nella ricerca di tutti questi artisti e ovviamente Juggling Magazine. E noi ci vediamo sempre qui il prossimo mese per una nuova puntata del TG Juggling. E niente, quest'anno volevo andare a Sanremo, ma mi sa che ci andrò facendo il giocoliere, non il musicista. Forse neanche quello.